Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di agosto 2022. Cancro. Abbiamo il diavolo. C'è un qualche tipo di costrizione, restrizione, energia direi densa, pesante. La carta del diavolo può parlare di qualche tipo di schiavitù volontaria, perché è sempre volontaria. Può parlare di qualche tipo di dipendenza o di tossicità all'interno di questa situazione o di questa relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi. Abbiamo un 6 di spade, un 9 di pentacoli. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Potete prendere quello che vi serve e lasciare andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo potete ascoltare ascendente e segno lunare o anche Venere e sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Cari amici, qui si tratta di prendere distanze da qualche tipo di pensiero, di atteggiamento, di situazione o anche di persona fondamentalmente, per riuscire ad arrivare a questo 9 di pentacoli. Il 9 di pentacoli è una carta bellissima, parla di indipendenza, ma soprattutto parla di amor proprio. Quindi qui si tratta di fare un lavoro sull'amor proprio ed è un po' quello che, diciamo, contrasta l'energia del diavolo, no? Se il diavolo parla sempre di qualche tipo di condizionamento, il modo per non farsi condizionare è proprio quello di accrescere il vostro amor proprio. Sento che per molte persone si vorrebbe un nuovo capitolo all'interno di questa situazione o all'interno di questa relazione, perché comunque abbiamo un 10 di denari e un asso di coppe, quindi qui si sente proprio l'esigenza di un appoggio, mi verrebbe da dire. Si sente l'esigenza di avere un, come vi posso spiegare, un gruppo, una famiglia che in qualche modo ehm, sia unita. Il 10 di denari è una carta che parla di forte appagamento familiare, che è quello che voi desiderate fondamentalmente. Il punto è che con questo asso di coppe è come se ci fosse qualche blocco, qualche impedimento a questo nuovo inizio. L'asso di coppe normalmente parla anche di innamoramento, quindi per certi versi sento che c'è qualcuno qui che fa fatica a sciogliere il cuore, a lasciarsi andare con il cuore, ok? La torre parla di un crollo di qualche tipo di sicurezza. Quando arriva la torre sono quei cambi repentini e drastici che non sono proprio una passeggiata, ma ragazzi vi servono per costruirvi una realtà migliore. Quando arriva la torre, in un certo senso è sempre una benedizione. La torre la manda l'universo. Quando c'è qualche tipo di situazione che non è più sana, ok, per noi, e non si riesce a districarsi da questa situazione, in qualche modo l'universo ci arriva in aiuto, ci soccorre e ci manda questi momenti torre, dove crollano veramente tutte quelle che erano le sicurezze, le basi fondamentalmente, ok? Quindi qui mh, si può veramente ricostruirsi come si vuole, si può ricostruire la realtà e la vita che si vuole. Queste sono un po' troppe. Andiamo a vedere ancora due carte per piacere, grazie. Vediamo come finisce la stesa. Ah, re di coppe e tre di coppe. Beh, non male. Il re di coppe, nel caso non abbiate nessuno, il re di coppe potrebbe essere una persona vicino a voi
o che entra nella vostra vita per aiutarvi. Il Re di Coppe molte volte fa riferimento ai terapeuti, quindi potrebbe essere che qualcuno qui decida di intraprendere un percorso con qualche terapeuta, magari con uno psicologo, con un terapeuta di medicina olistica. Alla fine c'è il Tre di Coppe, c'è un festeggiamento, c'è quella che è la vittoria. Il Tre di Coppe, scusate, il Tre di Coppe rappresenta anche gli amici, quindi qui potrebbe davvero essere qualche amico che vi è vicino, che vi viene in soccorso, che vi aiuta in questo tipo di processo della torre, insomma. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che sto pubblicando tutti i lunedì il corso di tarocchi. È un corso gratuito, lo trovate nelle playlist e è veramente un corso adatto a tutti, è un corso base molto semplice, ho cercato di togliere il più possibile per renderlo comprensibile a tutti e vi può dare una mano proprio per capire meglio quelle che sono le letture collettive, ok? Bene, andiamo a vedere il 6 di spade. Ruota della fortuna, al contrario, e 3 di coppe. Ok, qui può essere che ci sia qualcuno che si debba allontanare o faccia fatica, perché ricordo che comunque avevate un diavolo, e la ruota della fortuna al contrario, quindi qui c'è la necessità di allontanarsi, di prendere distanza da qualche tipo di relazione, potrebbe anche essere un fratello, mi dicono, per qualcuno che crea questo tipo di tossicità, fratello e non sorella, fratello, mi hanno detto. Andiamo a vedere il 9 di denari. Abbiamo l'imperatrice al contrario e la regina di spade al contrario. Qui ragazzi si tratta di lavorare sul vostro amor proprio, sulla vostra capacità creativa, sulla vostra anche chiarezza mentale, perché la regina di spade quando è al contrario parla di una sorta di confusione mentale, avete anche l'imperatrice al contrario. È proprio quello il lavoro che dovete fare secondo me, di acquisire potere personale. Il 9 di pentacoli è qui per dirvi che dovete lavorare sull'amor proprio, su quello che è la vostra indipendenza anche da un punto di vista materiale, perché anche l'imperatrice parla di potere materiale e il 9 di pentacoli, essendo proprio una carta di pentacoli, di denari, di soldi, parla anche di questo, quindi avete bisogno di trovare la vostra indipendenza a livello pratico. Andiamo a vedere il 10 di denari. 4 di coppe, 4 di pentacoli, 6 di pentacoli, fante di bastoni e 9 di spade. Qui io credo che ci sia qualcuno che abbia paura di pentirsi di un certo tipo di passo che si potrebbe andare a fare, ehm, semplicemente perché si ha una realtà a livello fisico che non si vuole perdere, quindi magari una casa, una stabilità, un un'indipendenza potrebbe anche essere per qualcuno, ok? Il punto è che bisogna imparare a dare, ma dare il giusto. C'è un 6 di denari. È un po' quello il discorso, ok? Andiamo a vedere l'asso di coppe. Wow, 2 di coppe, la carta del mondo è il 10 di pentacoli. Wow, 10 di pentacoli è uscito un'altra volta qui. Allora, per qualcuno potrebbe far riferimento a dei figli, al fatto che questo 10 di denari in un certo senso manchi perché manca il figlio, quindi non ci si sente una vera e reale famiglia perché manca quello che è il frutto dell'amore, diciamo. E potrebbe essere che per qualcuno sia un po' quello il nodo della questione, no? Per altri invece, se per caso non fosse il vostro caso, il figlio, ok? Sento che non si riesce a costruire quello che è un accordo, una relazione, un, come vi posso dire, un ambiente familiare, perché di nuovo avete un 10 di pentacoli, colmo di amore. Fondamentalmente manca, ragazzi,
quello che è l'apertura del cuore in tutta questa situazione. Sento che molte persone vorrebbero cambiare questa situazione, ma si ha un po' paura ad agire perché si ha paura di perdere quello che si ha già. Si sente che non si è completamente soddisfatti e appagati nella situazione, nella relazione che avete, ma avete anche paura di perdere quello che avete e ricordatevi che il diavolo condiziona tanto la mente. Andiamo a vedere la torre perché qui qualcuno vi arriva in soccorso, l'universo qua vi aiuta. 5 di spade e matto al contrario. 5 di spade è una carta di conflitto, normalmente sono conflitti verbali e certe volte parla anche un po' di manipolazione questo 5 di spade, eh? Il matto, al contrario, mi dice che qualcuno, nonostante, se vogliamo, le belle parole del 5 di spade, qui c'è qualcuno che non ha più tutta questa fiducia nell'altra persona o nella relazione. Qualcosa qua si rompe, ok? Potrebbe proprio essere anche a causa di queste discussioni. Andiamo a vedere il re di coppe. Asso di coppe al contrario e il diavolo un'altra volta al contrario, ragazzi. Bisogna lavorare sul cuore, bisogna lavorare su quello che è valido per voi, su quello che per voi è un nuovo inizio, su quello che per voi è un amare se stessi. Fate attenzione perché per qualcuno questo re di coppe potrebbe essere la persona coinvolta in questa torre e con questo diavolo. Non lo sento tanto per tutti, ma per qualcuno potrebbe anche risuonare così. È come se questa per chi non fosse la persona oggetto, diciamo, del diavolo, ehm, può far riferimento, come vi dicevo all'inizio, a qualcuno che vi viene in aiuto, no? E che vi aiuta ad uscire in qualche modo da questa dipendenza. Datemi ancora una carta per il re di coppe. C'è una carta di attesa, il 7 di pentacoli. Sì, fondamentalmente credo che sia un lavoro da prendere giorno dopo giorno, quello verso la guarigione è sempre un processo lungo, no? Bisogna veramente cercare di buttare giù quelli che sono i condizionamenti mentali e qui li rivediamo perché già si parte da quell'energia. Andiamo a vedere il 3 di coppe per piacere, grazie. Asso di spade al contrario e la regina di pentacoli al contrario. Io credo che qui si stia cercando un conforto da parte degli amici o comunque mi parlano di cugini, da parte di qualcuno che è vicino a voi. Però quello che sento con queste due carte è che probabilmente sì, vi distrarrete magari con queste persone, però fondamentalmente non sarà questo gruppo di persone ad aiutarvi a fare chiarezza mentale, perché qui l'asso di spade è ancora al contrario, ok? Quindi c'è bisogno di comunicare, di schiarirsi le idee, di dare una priorità alle vostre esigenze e ai vostri pensieri, ok? La regina di pentacoli al contrario parla proprio di questo, parla di quello che è un bisogno, se vogliamo, di riprendervi in mano il vostro potere personale. E che qui il lavoro sull'amor proprio state iniziando a farlo, su quello che è il vostro potere personale, ma c'è qualche cosa che manca, e cioè il cuore in tutta questa situazione o questa relazione. Dopodiché arriva questa torre per darvi la possibilità di reinventarvi, ok? Di ricominciare da capo. Che sia all'interno della relazione, che sia senza la persona in questione, quello che vedo qui è un lasciare andare la tossicità. Andiamo a vedere qualche carta in più per i single, vediamo che cosa riesco a dirvi di più. Per i single.
4 di bastoni. Wow! 4 di bastoni, gli amanti, il 4 di coppe. Ma che belle carte. Allora, per i single qua si prevede, come vi posso dire? Tutto quello che qui, se vogliamo, era un po' in una posizione di fermo, ok? Qui vediamo che si sviluppa. Mm? C'è un festeggiamento, un'unione, un accordo. Normalmente il 4 di bastoni parla di un'unione felice, no? Che si sta per realizzare per voi. E avete anche la carta degli amanti, che è proprio la carta dell'amore corrisposto. Quindi per molti single questo re di coppe potrebbe proprio rappresentare una persona matura, che arriva nella vostra vita. L'unica nota un po' stonata è questo 4 di coppe che mi viene da dire che non siete mai contenti, ok? Perché il 4 di coppe è proprio una carta che parla di qualcuno che non vede quello che ha a portata di mano, ma che è focalizzato fondamentalmente su quello che non ha. Quindi si tratta o del fatto che non stiate vedendo una persona che vi è vicino, oppure del fatto che se inizierete, come molto probabile, una relazione in questo periodo, sarete sempre un po' sul ma non è così, ma non fa questo, ma non mi dice quello. Questo perché voi avete una vostra idea standard di come devono andare le cose. Però non è detto che sia un'idea giusta, cioè è la vostra idea, è la vostra verità, per gli altri può essere diverso, insomma. Quindi anche lì non vi fissate. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Abbiamo il Papa al contrario, abbiamo un 6 di bastoni e il Re di bastoni al contrario. Qui ragazzi con il Papa al contrario potrebbe essere che qualcuno abbia, diciamo, dei problemi gestionali a livello del matrimonio. In realtà il Papa e i 6 di bastoni sono due carte molto simili a livello di riconoscimento dall'esterno, ok? Qui c'è qualche cosa che probabilmente blocca questo tipo di situazione. Proprio per una questione delle persone che sono intorno. Anche qui c'era un 10 di pentacoli, che parla proprio del vostro entourage, del vostro ambiente dove vivete, dove lavorate, che frequentate, insomma. Quando c'è il Papa al contrario è perché in qualche modo la situazione non è proprio idilliaca, o magari non è riconosciuta, o voi non vi sentite riconosciuti come in realtà vorreste. Nonostante vi sentiate comunque vincenti in una posizione di potere personale, però in realtà avendo questo re di bastoni al contrario è come se non ci fosse, è una sensazione quella di aver vinto, in realtà non è poi così reale la vittoria e difatti qui lo vediamo, no? Con tutte queste carte qui, c'è qualcosa che manca. Andiamo a vedere per le altre persone, quelle che hanno una relazione diversa. 8 di coppa al contrario, l'imperatore al contrario, 7 di spade al contrario, 3 di coppa al contrario e il fante di bastoni al contrario. Allora, tra le tre forse questa è quella messa meno meglio o peggio. Qui c'è proprio una mancanza di potere personale con l'imperatore al contrario, ok? Abbiamo anche un 7 di spade, una carta che parla di proiezioni, che parla anche di bugie. Bugie da parte degli amici, potrebbe essere da parte della vostra persona di interesse. Fate attenzione perché c'è quando c'è un fante di bastoni, l'altra persona tende a essere egoista e ce l'avevate anche qui. Non la vedo molto trasparente, più che tutto avete bisogno di trovare la vostra verità, ok? La carta dell'8 di coppe è la carta del ricercatore. In questo momento non state, è al contrario, non state facendo una ricerca interiore, non vi state chiedendo che cosa è valido per voi, semplicemente state un po' subendo quelle che sono le circostanze, mi viene da dire. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine.
Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale con i like, le condivisioni, le donazioni, le iscrizioni, quindi grazie davvero a tutti. Dono. Allora, qui qualcuno potrebbe ricevere un dono da parte di una persona, perché comunque, come vi ho detto prima, il re di coppe potrebbe essere una persona che vi viene in aiuto, che vi viene a soccorrere, o più semplicemente il dono è il vostro. Qui la fatina si vede con le mani illuminate, no? Come se sprigionassero energia, no? Chi fa Reiki sa che all'interno della mano ci sono i chakra dai quali esce l'energia guaritrice, no? E io credo che questa carta vi voglia invitare a usare questo dono, questa energia per voi stessi, per curare, riequilibrare, sciogliere questo tipo di tossicità. È come se vi dicessero: tu hai un dono tra le mani, tu hai qualche cosa tra le mani da poter usare per riuscire ad uscire da questo tipo di situazione tossica. Mm? Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!